Vi è mai capitato di chiamare una cosa, un oggetto, con un nome che però non è il suo? Di solito lo si fa senza nemmeno accorgersi, eppure terminologie e definizioni improprie sono lì in agguato, pronte a sminuire la bellezza della nostra lingua, che invece dovremmo difendere a spada tratta. Le gomme in realtà sarebbero gli pneumatici. La gomma semmai è uno dei materiali che va a comporre, peraltro solo parzialmente, lo pneumatico. Le macchine si dovrebbero definire automobili, perché una macchina è una invenzione che va ad agevolare il lavoro dell'uomo, ma non necessariamente è un'autovettura. E poi c'è il mondo dei camion, dove spesso ci sono loro, i teloni. Che però teloni non sono. Oggi vi racconto come funzionano i sistemi di copertura dei mezzi pesanti e quali tecnologie incredibili nascondono. E lo faremo in compagnia di questa bestia DAF CF 480 8x4. E allora, ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata delle Industrie Speciali. Andiamo a vedere di cosa è capace questo giocattolone. Beh, per prima cosa rendiamo onore alle tradizioni dei nostri avi con un mitologico e tonitruante cold start. Giù tutto, via! Le dolci note che produce sono più amabili di quelle di un'arpa alle mie orecchie. Gira che è un piacere e mette subito in chiaro le cose con i motorini dei nostri City SUV 1 litro turbo. Ah, altro che, qui abbiamo 6 cilindri in linea pronti a sputare fuori una potenza di fuoco, anche perché questo è un mezzo pesante con la M e la P maiuscole, perché è dotato di cambio manuale, 8 marce con splitter, quindi con riduttore 8x2, 16 rapporti pronti a ruggire, e quindi giù la frizione, perché quando ci piace guidare la frizione sì, c'è ed è lì al suo posto, prima dentro, e andiamo a far vedere a questa ghiaia come debba essere trasportata. Via il freno a mano e partiamo. Seconda, marce cortissime per avere tutta la coppia. E facciamo già una prima manovra. Qui la leva del cambio ci dà da fare, mica come i vostri rapporti lunghi che metti una marcia e va sempre bene quella. Dobbiamo metterne una dopo l'altra, sgranare rapporti come se fossero grani del rosario. Però se vi piacciono i camion, vi assicuro che è un gran godimento. E diciamoci la verità poi, oggi stiamo un po' coronando un sogno, perché chi di noi non ha mai avuto, da bambino o da bambina, un camion giocattolo, magari di plastica come questo? Beh, io lo ammetto, ce l'avevo ed era uno dei miei giocattoli preferiti. Ho una trazione 8x4, quindi 4 ruote motrici su 8,
spingono le gemellate posteriori, mentre i due assi anteriori sono entrambi sterzanti e mi permettono di avere una buona agilità, una configurazione molto classica per un ambiente cavacantiere come quello dove mi trovo adesso. Un habitat naturale in cui sguazzo, in cui mi sento bene anche d'estate. Forse riesco a rilassarmi più qua che in spiaggia sotto l'ombrellone. Lo ammetto. Più cave, meno stabilimenti balneari. Questi mezzi pesanti con cassone o cassone ribaltabile, come nel mio caso ancora più godereccio, sono dotati di sistemi di copertura molto sofisticati. Un po' perché per fortuna da anni lo dice la legge, in molti stati il carico deve essere sempre protetto e non esposto durante il trasporto. Un po' anche perché se così non fosse ci sarebbero una serie di problemi, perché quando vado a caricare, nel mio caso ghiaia o sassi, e poi vado su strada per andare dal mio committente magari a scaricare, in velocità 60-70 km/h farei una nuvola di polvere dal cassone, rischierei di perdere detriti, sabbia, magari sassi, che finirebbero sulla strada, sporcherebbero la sede stradale e causerebbero anche grande pericolo per gli altri utenti della strada. Quindi meno male che sono stati inventati questi sistemi di copertura, perché fanno bene ai camion, fanno bene all'ecologia, alla pulizia delle nostre strade. Pensate quando ci sono i camion che per esempio trasportano rifiuti, se non ci fosse la copertura durante il viaggio spargerebbero, no, pezzi di immondizia dappertutto, sarebbe inaccettabile. Peraltro sono stati inventati, brevettati da un'azienda italiana e quindi mi fa ancora più piacere, la Cramaro. Io ne ho uno montato sulla mia bellissima cassa ribaltabile e quindi andiamo a vedere un po' come funziona e perché questi sistemi di copertura Cramaro non sono soltanto utili, ma migliorano anche la sicurezza e la qualità della vita degli autisti. Il perché ve lo mostro sul campo. La genialità del sistema si nasconde tutta qui, nel tasto del potere, un telecomando che mi permette di aprire senza alcun tipo di sbatti la mia copertura stando giù dal camion in modo che posso verificare che tutto sia svolto correttamente e in sicurezza. E quindi proviamolo. Giù tutto, via! Ed eccolo che si apre rispetto ad altri sistemi più obsoleti o più semplici. Qui l'autista non deve fare fatica, preme un bottone e in pochi secondi la copertura si apre completamente, non deve più issarsi sulla cassa, sul telaio del camion, utilizzare sistemi manuali. È tutto comodissimo e quindi è il momento di caricare. Giù tutto! La cosa che adoro delle cave è che è come trovarsi in un mega maxi parco giochi di mezzi speciali. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le forme e di tutti i colori. Ora per esempio stiamo utilizzando questa magnifica pala gommata della Cat che sicuramente mi fa battere il cuore più della vostra Toyota Yaris Cross e stiamo caricando la bellezza di 27 tonnellate di sabbia nel nostro cassone. E poi saremo pronti a partire, solo allora.
quella della Cramaro è una di quelle storie che mettono un sorriso, il buon umore, perché questa è un'azienda 100% italiana che grazie a un'idea, a un'intuizione geniale, è riuscita a divenire famosa in tutto il mondo. Nel 1995 questa azienda capisce che i mezzi pesanti hanno bisogno di una soluzione per proteggere il carico e soprattutto per non disperderlo nell'ambiente. Si inventano così il sistema di copertura a struttura portante e lo chiamano cabriolet, perché sì, anche con lui si può scapottare, solo che in questo caso la capote, invece che i passeggeri, protegge il nostro prezioso carico. Il sistema si rivela subito geniale e nel giro di pochi anni diventa un successo mondiale, tanto che oggi la Cramaro può contare su più di 100 dipendenti e 4 sedi in Europa, esporta la sua intera gamma di prodotti in più di 50 mercati del mondo e ogni anno è in grado di produrre più di 10.000 sistemi di copertura. Magari a vederlo dall'esterno sembra facile, ma noi ci stiamo muovendo con una bestia a pieno carico, siamo intorno alle 40 tonnellate e il mio DAF non fa una piega, si muove sul velluto e per di più lo fa anche in condizioni di scarsa aderenza, magari c'è un piccolo dislivello, siamo in cava, il peso è tutto sugli assi di trazione posteriore, lui esce senza indugio anche in situazioni di impaccio. Se poi le cose si mettono male, tranquilli, posso bloccare il differenziale posteriore e anche quello centrale da questi tasti. Così addio slittamenti, tutta forza motrice. Come fa a fare questa magia? Grazie a 2500 Newton per metro sputati fuori in maniera costante tra 900 e 1100 giri al minuto. Insomma, qui per rimanere impantanati bisogna davvero impegnarsi. Guardate qua, siamo in salita, un filo di gas, 1200 giri. Guardate che meraviglia. Ricordatevelo la prossima volta che incontrate un bel Q7 impantanato in montagna, con tutte e 4 le ruote che girano a vuoto mentre non riesce a uscire magari dal pantano, dalla neve. In quel caso, con un bel DAF CF come questo, beh, di sicuro le cose sarebbero andate diversamente. In più sto trasportando il mio prezioso carico di sabbia senza perdere nemmeno un minuscolo granello nell'etere, nell'aria. Lo tengo tutto al sicuro con il mio bel sistema di copertura Cramaro. E rimarrà così ben protetto fino al momento in cui bisognerà scaricare. Potete starne certi, se lavorate in cava cantiere con un mezzo d'opera come questo, prima o poi vi toccherà scaricare il vostro prezioso carico, ma avete un fedele alleato in questo caso, un cassone ribaltabile ad azionamento idraulico iperpotente. Vediamo come funziona e come si comporta. Retro, manualone e facciamo una manovra. Ci mettiamo in posizione. Tutto quello che sembra facile su un'auto tradizionale, ecco, su un mezzo pesante diventa più delicato, soprattutto se siete a pieno carico. Bisogna prendere bene le misure e avere rispetto del mezzo e dell'ambiente in cui si va a lavorare, che può essere comunque delicato e complesso. Tutta la mia stima va quindi, come sempre, agli autisti, ai camionisti che fanno per me il lavoro più bello del mondo, con grande professionalità, sempre in sicurezza. Ho tutto da imparare da voi.
L'antico carico di sabbia doveva essere portato in salvo. Noi ce l'abbiamo fatta, ma adesso è il momento di salutarlo, di dirgli addio. Dovrà camminare con le sue gambe d'ora in poi. Ma non prima di farsi una bella scivolata sul taboga che gli sto per creare. Posso comandare il sistema Cramaro dall'app o dal telecomando, ma anche rimanendo comodamente in cabina con il clima acceso, come sto facendo io adesso. Dagli specchi controllo che tutto venga svolto in sicurezza e a regola d'arte. Se è aperto, premiamo la frizione e attiviamo la presa di forza da questo comando. Lo schermo mi dice che in questa maniera il motore diesel può mandare forza al motore idraulico per mandare in pressione l'olio del mio pistone, e a questo punto puntiamo su, verso l'alto, verso il cielo, senza limiti con il nostro cassone. Guardate, non fa una piega. Togliamo il freno a mano, ho il piede sul freno perché andando in alto tutto il peso del carico si sposta. Non dobbiamo rischiare di impennare il camion, quindi quando sento che vuole andare avanti, meglio lasciare il freno e lasciarlo proseguire un pochettino. Questo è il trucco che mi ha insegnato l'autista in cava. Vedete che si sta muovendo un pochettino, ho lasciato il freno. Il peso si scarica giù e il camion va in avanti da solo. Ecco qua. Andiamo un pochettino avanti. Il rumore che volevo sentire è il cassone che sbatte. Abbassiamo il nostro cassone. In un attimo torna in posizione. Chiudiamo la copertura Cramaro col telecomando, stando qui belli comodi. E siamo pronti per un nuovo viaggio, per un nuovo carico. La cosa fantastica è che il sistema di copertura Cramaro, così automatizzato e così geniale nella sua velocità di esecuzione, mi permette di risparmiare un sacco di tempo durante il carico e lo scarico, a tal punto che gli autisti riescono a guadagnare in una giornata di lavoro anche un viaggio avanti e indietro in più, proprio perché sprecano meno tempo rispetto ai sistemi più semplici, più lenti, magari manuali. Insomma, un sistema che avremmo dovuto inventare se non fosse esistito, proprio per migliorarci la vita. Per fortuna che ci ha già pensato la Cramaro. Ma come ha fatto? Beh, per scoprirlo vi porto direttamente alla fonte, nella tana del lupo. Per costruire un grande sistema di copertura serve un grande rotolo. Eh sì, perché tutto parte da qui, da degli enormi rotoli di PVC colorati, anzi coloratissimi. Potete scegliere 13 tinte standard in base ai vostri gusti, ma non c'è problema. Volendo potete anche ordinare il colore che preferite senza limite alla fantasia. Ogni rotolo è largo 3,20 m e lungo 250 metri. Da questo magazzino la Cramaro attinge materia prima a ritmi impressionanti, 30.000 metri quadrati di PVC al mese, che sono 360.000 metri quadrati all'anno. Per darvi un'idea, riusciremmo a coprire la superficie di 50 campi da calcio. Che colore sceglierei io? Sicuramente giallo fluo per il mio camion.
soltanto qui che un semplice inanimato rotolo di PVC inizia a plasmare il suo futuro, grazie a questa enorme postazione automatica di taglio e saldatura, una macchina impressionante, anche solo per le dimensioni, si estende per 38 metri e vederla in azione è uno spettacolo della tecnica e dell'automazione. E quindi cosa stiamo aspettando? Diamo fuoco alle polveri con l'enorme tasto del potere. E invece no, perché non siamo in un film e quindi per avviarla c'è un semplice, più sobrio e contemporaneo tap su schermo touch. Giù tutto. Via. La prima cosa che fa la macchina è prendere il telo e trascinarselo sul banco da lavoro. A questo punto opera i primi tagli longitudinali e trasversali secondo il modello che è stato impostato attraverso il software di gestione. In questo caso abbiamo tagliato per esempio 5 cm da un lato e poi dall'altro. Soltanto successivamente inizia la fase di saldatura. Per avere il telo perfettamente adeso all'area di lavoro c'è un sistema di aspirazione che lo tiene perfettamente incollato sul piano. Dopo entrano in funzione delle teste di saldatura alimentate elettricamente, ciascuna delle quali è in grado di sviluppare una temperatura di 650 gradi. Ci sono 2 fondi saldatura per ogni testata e per ogni lato, quindi 4 punti di saldatura. In pochi minuti si riesce a creare il sistema di copertura completo con tutte le maniche necessarie, sia quelle longitudinali che quelle trasversali. Ecco, proprio in questo momento sta applicando le tasche, i rinforzi trasversali, dove poi andremo a inserire gli archi della struttura. Stiamo saldando del PVC e quindi c'è anche un sistema di aspirazione. Vedete quei tubi neri connessi alle teste di saldatura che aspirano i fumi in modo che l'ambiente sia sempre sicuro e salubre. La postazione automatica è così grande, così lunga, perché è pensata per lavorare 2 sistemi contemporaneamente, così da raddoppiare il ritmo di produzione. Ma come se non bastasse, alla Cramaro di postazioni completamente automatizzate come questa ce ne sono 2. L'altra è proprio qui, sotto ai miei piedi. Queste 2 meraviglie riescono a realizzare in maniera completamente automatica fino a 90 sistemi di copertura completi al giorno, più veloci di come lo farei io a mano. Abbiamo appena visto all'opera 2 gioiellini dal valore, diciamo così, non trascurabile, visto che queste macchine costano la bellezza di 700.000 euro l'una, quindi insomma fate un po' i vostri conti. Meglio comprarsi una Koenigsegg o 2 postazioni di taglio e saldatura automatiche? Io non avrei dubbi, prenderei quelle che producono i colori più accesi. La cosa che mi ha impressionato di più di questo stabilimento è l'estrema pulizia delle superfici, pavimenti compresi, roba degna dell'atelier Bugatti a Molsheim. In realtà c'è un motivo ben preciso, è perché i teli durante la lavorazione vengono movimentati proprio sul pavimento, vengono trascinati e quindi deve essere tutto perfettamente immacolato. Qui ci potrei anche cucinare 2 uova e mangiarmele. È più pulito del pavimento di casa mia, di sicuro. Avete presente quando viene applicato il logo a un'automobile durante la fase di assemblaggio? Ecco, più o meno la stessa cosa avviene anche qui. In questa fase si applica il logo dell'azienda e finalmente il nostro sistema di copertura ha un volto, un'identità, anche perché attraverso questa macchina laser marcatrice si va a imprimere un numero di serie
che da questo momento in poi identificherà la copertura durante tutto l'arco della sua vita. Attraverso il numero di serie si potrà risalire alle sue caratteristiche tecniche, per esempio durante un intervento di manutenzione. La cosa affascinante di questa azienda italiana è che riesce a fondere in un unico stabilimento alti livelli di automazione con grande artigianalità e maestria, perché i teli standard vengono creati in maniera quasi completamente automatica, ma se un cliente dovesse desiderare un sistema di copertura fuori misura, particolare, perché magari ha un semirimorchio davvero pazzesco, non c'è problema, qui glielo fanno lo stesso. In questo caso entrano in gioco però le doti di sapienti mani artigiane. I teli vengono tagliati con questo plotter, movimentati a mano e soprattutto saldati a mano attraverso quelle postazioni che vengono però comandate da operatori altamente specializzati che lavorano un po' come dei sarti. E il paragone, se ci pensate, non è nemmeno così azzardato. In questo caso, per esempio, stiamo assistendo alla lavorazione di uno speciale telo in tessuto tecnico che andrà a finire su un mezzo pesante che movimenta solitamente asfalto, bitume e che quindi deve resistere alle alte temperature. In questo caso non si può utilizzare il tradizionale PVC e in questo caso bisogna cucire a mano. Non oso immaginare i danni che potrei creare con un macchinario del genere. Meglio lasciarlo fare a mani esperte. Gli archi sono il cuore del sistema di copertura perché di fatto ne costituiscono lo scheletro. Per realizzarli si parte da un tubo di ferro che viene tagliato in maniera automatica attraverso una sega. A questo punto si opera la calandratura e quindi il tubo inizia ad assumere la tipica forma da arco. Subito dopo si passa alla piegatura, le estremità vengono piegate dalla forza di una macchina piegatrice e alla fine attraverso lo stampaggio, quindi una pressa, si rifiniscono le estremità. Può sembrare un processo piuttosto semplice a livello meccanico, ma in realtà è molto complesso dal momento in cui bisogna creare fino a 57 tipi di archi diversi a seconda del sistema di copertura che ha scelto il cliente, ma soprattutto è il ritmo di produzione a essere impressionante. La Cramaro ogni anno forgia più di 130.000 archi, significa farne circa 11.000 al mese, più di 600 al giorno. Altro che Robin Hood. Alcune lavorazioni si servono della tecnologia laser e di macchine spettacolari come questa. Mi fa impressione per le sue dimensioni, è mastodontica, ma anche per il suo livello di potenza. Il raggio laser che sviluppa arriva a 5 kW. A cosa serve? Beh, in questo caso a creare delle componenti, delle staffe guidatelo con un altissimo livello di finitura. I bordi che andremo ad ottenere sono belli smussati e quindi ridurremo al massimo il rischio di creare danneggiamenti o lacerazioni al nostro telo. Lei è aperta, ma io non vedo l'ora di chiuderla e di scaricare un inferno di luce, quindi giù tutto. Queste piastre non si creano da sole. Via!
Per ora abbiamo lavorato tanto sull'estetica, su come appare la copertura, ma adesso è il momento di dargli una struttura, uno scheletro. Siamo nella fase dell'assemblaggio, dove vengono inseriti tutti gli archi nelle tasche, nelle maniche che siamo andati a creare. Ma qui si inseriscono altri elementi strutturali segreti di questi sistemi di copertura, a partire dalla piattina, che è un brevetto geniale della Cramaro. È una ligua realizzata in polietilene ad alta densità che al suo interno integra 2 cavi di nylon ad alta resistenza. In questa maniera la piattina consente di dare struttura, ma allo stesso tempo flessibilità al sistema di copertura ogni volta che andrà a distendersi e poi a ripiegarsi. È molto più robusta grazie ai suoi 2 cavi di nylon interni e dopo tanti anni di utilizzo, se dovessero verificarsi delle crepe, delle rotture, sarà molto più facile andare a disinserirla e poi a sostituirla, proprio perché i cavi di nylon aiutano a tenerla tutta unita in un pezzo unico. All'interno di quest'altra asola, di quest'altra manica che abbiamo visto creare qui, si va poi a inserire un cavo di acciaio. Aiuterà la copertura a stare in posizione anche durante il movimento, il trasporto, magari ad alta velocità in autostrada, senza subire gli effetti negativi del vento, che altrimenti la farebbero sventolare eccessivamente. Stiamo scoprendo perché in realtà un sistema come questo non si possa ridurre a un semplice telone, visto che nasconde tecnologie e innovazioni davvero impensabili. Eccone qui un'altra, peraltro un brevetto della Cramaro che ha pensato di realizzare questa semispina che è davvero geniale, perché permette di andare a effettuare interventi di manutenzione, per esempio perché bisogna cambiare questo singolo arco, senza dover smontare tutto il sistema. È un bel vantaggio, perché basta allentare un po', la mia semispina si apre, un po' come un panino, e a questo punto posso togliere il cavo e sostituire solo l'arco che mi interessa. E questa vi dice qualcosa? Beh, è quella che abbiamo forgiato insieme al laser. Ha trovato finalmente il suo posto nel mondo, dopo essere stata opportunamente zincata. E siccome la potenza è nulla senza controllo, bisogna anche predisporre tutte le componenti meccaniche che poi permetteranno al sistema di copertura di distendersi oppure di aprirsi. Lo si fa attraverso un potente motore elettrico da 500 watt collegato a un riduttore che a sua volta trasmette il moto a un lungo albero di trasmissione collegato alle 2 pulegge Cramaro inconfondibilmente arancioni. Se le vedete per strada e hanno questo colore, sapete che sistema avete davanti. Ma in realtà qui si creano anche altri sistemi geniali e insospettabili, come per esempio questo, che vi potrebbe sembrare un semplice classico rimorchio con la sua iper classica centina, e invece nasconde un'innovazione pazzesca che ora provo a mostrarvi. Perché dopo averlo sganciato mi basterà, guardate la magia, trascinarlo, tra l'altro senza alcun tipo di sforzo, riesco a farlo pure io, e a fare scomparire completamente la centina in un attimo. A cosa serve questo sistema? Beh, è comodissimo per esempio per le aziende che devono trasportare coil, bobine d'acciaio pesantissime che vengono caricate e scaricate con i carriponte o con le gru. Se avessimo un sistema tradizionale avremmo comunque il telaio che da qualche parte complicherebbe le operazioni di carico e scarico, ma qui no. Al tempo stesso un semirimorchio, un rimorchio completamente aperto rischia poi di rovinare il carico durante il trasporto, per esempio in caso di maltempo, di intemperie, di pioggia. Qui invece abbiamo risolto 2 problemi con un'unica soluzione: carico protetto e al sicuro quando viaggiamo, ma soprattutto carico e scarico
super iper comodi. Una cosa del genere non è che si veda proprio tutti i giorni. Il sistema si chiama Tarpol e l'ho trovato particolarmente geniale, anche perché garantisce grandissima versatilità. Posso per esempio decidere di raccogliere il sistema di copertura indipendentemente da quel lato oppure da questo, e poi posso dotare la tecnologia di vari optional. Per esempio in questo caso abbiamo la possibilità di aprire completamente anche la zona posteriore con un sistema a molla. Questi enormi magazzini automatici sfamano le necessità della linea di produzione, ma al tempo stesso contengono anche tutti i pezzi di ricambio che vengono richiesti dai Cramaro Service Point, cioè dalle officine autorizzate a operare sui prodotti Cramaro. Sono circa 250 sparsi in giro per il mondo. Da qui ogni anno vengono spediti più di 800.000 pezzi di ricambio nel mondo, perché sì, anche i sistemi di copertura hanno bisogno di tagliandi periodici, proprio come le nostre automobiline. In questo modo, e solo e soltanto con la manutenzione programmata, rimangono efficienti e duraturi nel tempo. E tutti gli scarti del processo di lavorazione che fine fanno? Beh, per fortuna in parte vengono recuperati e donati a delle cooperative presenti qui sul territorio in Veneto per essere trasformati in nuovi manufatti, come per esempio dei portachiavi, come questo, che infatti viene a casa con me. Mi è toccato anche vestire i panni del reverendo, perché ho dovuto celebrare una funzione religiosa, quella del matrimonio tra il sistema di copertura e la cassa. Ora che tutto è stato montato a dovere, staranno insieme per sempre. Vi volevo far vedere alcuni dettagli fondamentali che qui si vedono benissimo sulla cassa, come i ganci oscillanti. Eccoli là. Vedete, corrono lungo quel binario e permettono al telo di rimanere sempre ben ancorato alla cassa, anche durante le operazioni di apertura o chiusura in presenza, per esempio, di un colpo di vento. Perché oscillanti? Perché permettono di avere un po' di gioco durante lo scorrimento. Sapete che casse come questa, durante la loro vita, subiscono delle deformazioni fisiologiche dovute al carico, per esempio ai massi che vengono scaricati all'interno senza star proprio a guardare il capello, come direbbero a Roma. In questo modo, anche dopo tanti anni di utilizzo, la copertura potrà continuare a scorrere avanti e indietro senza problemi. Abbiamo visto nascere in diretta il nostro primo sistema Cramaro Cabriolet e sono un po' emozionato, è un po' come quando arriva una nuova vita sulla Terra, perché è il sacro momento del collaudo e quindi via alle sacre parole, giù tutto. La nuova copertura si è chiusa perfettamente. Va e proteggi il carico come un fido scudiero fino all'ultimo dei tuoi giorni, nella morte e nella malattia. Ma è anche il momento di chiudere la nostra nuova puntata delle industrie speciali e quindi ve lo devo chiedere. Vi è piaciuto questo nuovo episodio? Avete capito perché è riduttivo definire un sistema simile telone? Se vi va, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo ai prossimi episodi, sempre su automoto.it. Andiamo a proteggere un po' di carico.